Ciao! Oggi verrete con noi in Ogliastra, alla scoperta di una costa veramente speciale. Alla fine di questo filmato vi svelerò cosa intendo per pesca romantica, quindi vi invito a guardare sino alla fine questo video. Lo so, tutti i posti della Sardegna sono incantevoli, ma l'Ogliastra ricopre nel mio cuore un angolo veramente speciale. Partenza nel primo pomeriggio e dopo poco più di un'ora e mezzo arriviamo a Monte Attu, il monte che sovrasta Tortolì e dal quale è possibile ammirare un paesaggio mozzafiato. Qui il tempo sembra che si sia fermato e il caos cittadino lascia spazio a un rilassante suono della natura. Ho visitato l'Ogliastra più di 20 anni fa ed è stato subito amore a prima vista. Allora era molto diversa da come oggi, era molto più selvaggia e incontaminata. Oggi è molto più turistica e offre più servizi ricettivi. Ma nonostante siano trascorsi tanti anni, ancora oggi conserva il suo affascinante carattere unico e misterioso che la contraddistingue dal resto delle località balneari. Io e Sole conosciamo benissimo questi posti, ma oggi vogliamo avventurarci in spot che ancora non abbiamo visitato. Siamo nel tratto di costa tra Tortolì e Barisardo, quando, seguendo un sentiero, troviamo un posto paradisiaco. Con nostro grande stupore scopriamo di essere gli unici in questo spot. L'Ogliastra per me è come una seconda casa, è una Sardegna in miniatura. Lunghe spiagge dorate cedono il passo a coste rocciose e frastagliate, colline e montagne che la riparano dal forte vento di maestrale, dalle quali è possibile ammirare un incantevole paesaggio sottostante. In inverno è pure possibile ammirare la neve che imbianca le principali vette montuose. Cos'altro desiderare? È il mio posto speciale che amo e rispetto. Mi immergo in queste calde acque estive, trovo subito una tana, ma purtroppo è vuota. Continuo a pescare e dopo pochissimi minuti vedo un polpo dentro la sua tana. A un primo sguardo non riesco a capire le sue dimensioni, così non voglio ferirlo fintanto che non comprendo se sia un polpo da portare a casa o da lasciare libero. Lo infastidisco con la punta della fiocina. Tira fuori un tentacolo, mi sembra di una dimensione oltre il mezzo chilo, così decido di estrarlo. Lo guardo, ma decido di liberarlo. Come lo libero? Mi accorgo che effettivamente può essere un polpo sopra il mezzo chilo, non ne sono sicuro, quindi nel dubbio decido di non prenderlo, ma mi avvicino alla costa così do tempo a Sole di scattare qualche foto. Credo sia un polpo al limite della soglia della taglia minima, così dopo che Sole finirà di scattare le foto lo libererò. Vedo un tordo semi nascosto nella posidonia, così carico la fiocina, punto, vedo che la corrente è molto forte, tento ugualmente il tiro, ma purtroppo non riesco a infilzare il tordo e fortunatamente non lo ferisco. Guardate il rallenti. Il tordo è proprio vicino a me, ma nonostante tutto la corrente falsa il mio tiro.
Buona vita, amico mio. Ecco un'altra tana, ma anche questa è vuota. Vedo un oggetto strano, così decido di prenderlo e mi stupisco nel vedere che i polpi catturino qualsiasi tipo di oggetto per coprire l'ingresso della loro tana. Ecco un'altra tana, sembra quasi completamente chiusa, così mi immergo e decido di vedere se il suo proprietario è in casa. Sfortunatamente è già uscito. Ancora un'altra tana. Guardo dentro, penso sia vuota, ma cosa succede? Il proprietario è già uscito, eccolo. Lo pungo facilmente e lo catturo con una semplicità incredibile. È un polpo da oltre il mezzo chilo. Certo, non è grande quanto quelli del mese precedente, ma ormai i polpi di oltre 1 chilogrammo si sono allontanati dalla costa e quindi sono un lontano e piacevole ricordo. Vedo un altro tordo. Cerco di catturarlo, carico la fiocina, mi avvicino lentamente, eseguo la discesa, ma purtroppo manco nuovamente la mia preda. Ennesimo errore della giornata. La corrente non gioca a mio favore. È trascorsa più di un'ora dall'ultima pescata, il sole sta lentamente scomparendo dietro le montagne ogliastrine quando intravedo un'insolita formazione rocciosa. Vedo 2 occhi che spuntano da dietro questa formazione rocciosa, capisco che è un polpo, ma non capisco quali possano essere le sue dimensioni, così mi avvicino per vedere se vale la pena catturarlo o meno. Che maleducato, mi ha chiuso la porta in faccia. Vedo che è un polpo leggermente sopra taglia, così decido di catturarlo. Presi per mano come 2 bravi compagni di scuola, andiamo verso la riva. È arrivata l'estate e ha inizio quella che io definisco pesca romantica, fatta di attrezzature leggere, acque calde e cristalline, giornate limpide, pescate al calar del sole. I raggi dipingono il cielo di 1000 colori e ci fanno immergere nella poesia. Ma in fondo non si pesca praticamente quasi un